Salute a tutti! Questo canale si è già occupato della vicenda Narducci, con 3 video, in particolare per quanto riguardava le telefonate fatte all'estetista di Foligno, quelle telefonate che pareva fossero state la causa primaria della riapertura delle indagini sulla morte del gastroenterologo. In questo video ci occuperemo di un argomento diverso, ma anche questo abbastanza ristretto, la frattura che venne riscontrata sulle strutture cartilaginee del collo di Narducci, in particolare al corno superiore sinistro della cartilagine tiroidea. Facciamo un breve riassunto dei fatti. Giuliano Mignini, il PM incaricato dell'inchiesta, si era convinto attraverso le carte che aveva letto e i testimoni che aveva sentito che attorno alla morte di Francesco Narducci, alla sepoltura del suo cadavere e così via, c'era qualcosa che non andava. Non erano state seguite le regole giuste, non era stato interpellato un medico legale per esaminare il cadavere, non era stata fatta l'autopsia e così via. Incaricò il professor Giovanni Perucci di dare un'occhiata a tutta la documentazione per esprimere un suo parere e il professor Perucci giunse alla conclusione che effettivamente c'era qualcosa di poco chiaro, che poteva essere chiarito forse dalla riesumazione del cadavere e dalla relativa autopsia. Cosa che in effetti avvenne il 6 giugno del 2002. Il cadavere di Narducci, che era stato tumulato 17 anni prima, venne dissepolto dalla cappella di famiglia e venne fatta l'autopsia. Ecco, probabilmente, questo è quello che penso io, ma mi sembra che sia anche abbastanza logico, vista la situazione che era stata trovata negli atti e così via, c'era il sospetto che quel cadavere potesse anche non essere il suo, potesse essere il cadavere di un'altra persona, o se fosse stato il suo magari avrebbe evidenziato delle lesioni che al momento del recupero del cadavere si era voluto nascondere, magari, che ne so, fuori di proiettili, cose del genere. E invece no, il cadavere era quello di Narducci e era in condizioni, diciamo, apparentemente normali, non si vedevano così lesioni particolari. Il professor Perucci andò a cercare queste lesioni al collo, non per niente, perché probabilmente si pensò che la causa della morte, se era stato un omicidio, poteva essere trovata proprio lì, per uno strangolamento, insomma, uno strangolamento che a quel punto non aveva lasciato esternamente delle grandi tracce. E in effetti il professor Perucci trovò che il corno superiore sinistro della cartilagine tiroidea di Narducci era fratturato. Vediamo in questa immagine la parte, ecco come si vede il corno superiore è in posizione laterale anteriore, è proprio quello che venne trovato rotto. La prima domanda alla quale avrebbe dovuto rispondere il professor Perucci era quella della frattura avvenuta in vita oppure dopo la morte. Questo era importante perché la frattura poteva essere avvenuta anche dopo la morte, con le manipolazioni del cadavere. Ma a questa domanda Perucci non riuscì a rispondere. Leggiamo quello che scrisse nel suo rapporto e che è disponibile nella sentenza Micheli. Ecco, ricordo che esiste questo importantissimo documento, la sentenza Micheli, che è la sentenza del GUP, il giudice per l'udienza preliminare, nella quale la requisitoria di Mignini venne sostanzialmente bocciata. Cioè il giudice ritenne che portare in giudizio questa requisitoria non avrebbe prodotto condanne per gli imputati. Poi la Cassazione annullò la sua sentenza, in parte ci furono poi le prescrizioni, uno degli imputati che invece andò fino in fondo, ma non è questa la sede per discutere di quella sentenza. Quello che qui è importante dire è che in quella sentenza ci sono tutti i documenti che io andrò a leggere in questo video, sono tutti rintracciabili lì, vengono riportati proprio, è una sentenza lunghissima. Allora leggiamo
quello che scrisse Pierucci nel suo rapporto relativamente alla vitalità o meno di questa lesione. Di fronte a una lesione del genere si pone classicamente il quesito della vitalità, vale a dire del periodo in cui essa fu prodotta, se dopo morte ovvero prima della morte, e di quanto tempo prima. Di fronte all'assoluta irriconoscibilità della vitalità, noi abbiamo tentato di saggiare qualche proprietà fisico-chimica dell'emoglobina, con risultati peraltro nulli, coerentemente con l'entità dei fenomeni trasformativi. Questi sono risultati di tipo complesso e anche antitetico, tipo mummificazione e saponificazione. Assai interessante sul piano biotanatologico un rigogliosissimo sviluppo fungino. Anche le parti molli, peri e iuxtatiroidee sono risultate sede di un rigogliosissimo sviluppo fungino, un vero e proprio feltro, idoneo ad assorbire ogni traccia di reazione vitale. Per tale motivo, la prova sicura di una produzione vitale, ovvero post-mortale della frattura in discussione, non può essere fornita. Questa è una cosa importantissima, cioè Pierucci sta dicendo che non esistono mezzi per capire se quella frattura fosse avvenuta in vita o dopo la morte. E questo dovrebbero tenerlo presente i vari fan, diciamo così, dell'ipotesi Narducci, che continuano a ripetere sempre che questa frattura sarebbe avvenuta mentre Narducci era ancora vivo. Non esiste la prova di questo fatto, non si può dire, non si può dire. Potrebbe essere avvenuta in vita, potrebbe essere avvenuta dopo la morte. A, diciamo, riprova ancora c'è quest'altro passo che si legge nella sentenza Micheli e che è la risposta a una domanda in sede di integrazione istruttoria il 3 giugno 2009. La domanda era dell'avvocato Zaganelli che difendeva il questore Trio, la risposta è del professor Pierucci. La domanda è: lei è in grado di dire se questa frattura è avvenuta in vita o da morto? Ecco, risponde Pierucci, questo è il grande quesito che oggettivamente non si può risolvere. Si può risolvere su base deduttiva, su base, diciamo così, di esclusione, ma non in via positiva. Cioè si può risolvere dicendo che si escludono, diciamo così, delle possibilità differenti da quelle della lesione avvenuta in vita, perché dopo la morte, secondo Pierucci, diciamo che non si riesce a immaginare lo scenario nel quale essa potesse essere avvenuta. Ecco, diciamo, il discorso. In via positiva, la produzione in vita la si dimostra attraverso i segni della vitalità, vitalità che è espressa macroscopicamente da una emorragia focale, circoscritta istologicamente dalla visione, dalla obiettivazione del sangue che infiltra i tessuti antistanti e tessuti, direi, intrinseci. Cioè, se la frattura fosse avvenuta in vita, sarebbe dovuto uscire del sangue e questo sangue avrebbe dimostrato che la frattura era avvenuta in vita. Ecco, questo qui abbiamo detto che c'è stata colliquazione di tutte le strutture cellulari. Ecco, non è più obiettivabile in assoluto, quindi la certezza scientifica matematica della vitalità della lesione non ce l'ho e né potrei averla. Insomma, questo sangue che poteva essere uscito se la frattura era avvenuta in vita non era più rintracciabile per i fenomeni che c'erano stati in 17 anni in cui il cadavere era rimasto, diciamo, nella bara. Allora, vediamo quali potrebbero essere state le cause di questa frattura alternative allo strozzamento, che naturalmente era la causa che Pierucci metteva al primo posto. Cioè quella frattura sostanzialmente sarebbe stata la dimostrazione che Narducci era stato strangolato. Ecco, Micheli dà delle possibilità e vediamo le possibilità che vengono date per una frattura avvenuta in vita ma non per strozzamento. Micheli, che come sappiamo era dell'idea che Narducci si fosse suicidato e non fosse stato ucciso. Altra considerazione, qui è Micheli che parla, altra considerazione che merita rilievo centrale riguarda l'esclusione da parte del PM di qualunque ipotesi alternativa a un'azione di strozzamento per spiegare la lesione. Cioè, Mignini nella sua requisitoria dice non c'è possibilità se non lo strozzamento e Micheli contesta. Non si vede perché l'evenienza di un urto del collo di Narducci su una superficie rigida o un ostacolo
prodottosi quando egli era ancora in vita, dovrebbe essere relegato a identico rango. Di superfici idonee a determinare quel tipo di conseguenza, negli ultimi frangenti dell'esistenza terrena del gastroenterologo perugino ce n'erano. Si pensi al profilo dello scafo del natante, dove egli si trovava, o a quello del parabrezza. Se cadde o si lasciò cadere in acqua intontito da una pesante dose di meperidina, perché non ammettere che poté urtare sul bordo o sul parabrezza della barca? Ricordo che fu riscontrata nei tessuti di Narducci una forte dose di meperidina, che era una specie di barbiturico, non so, qualcosa che l'aveva intontito. L'idea di Micheli è che lui avesse assunto questa dose di meperidina per poi buttarsi in acqua e siccome lui era anche un provetto nuotatore, diciamo intontito com'era, non avrebbe avuto la forza di uscire e sarebbe annegato. Questa era l'idea di Micheli. E perché non considerare gli spigoli o una delle piccole bitte presenti sul bordo dello scafo, ovvero le smussature lungo l'andamento curvilineo del parabrezza come un corpo solido capace di provocare una lesione di quel genere in un punto così determinato del collo? È chiaro che un urto contro una superficie estesa, come sottolinea il PM, non avrebbe avuto la possibilità di produrre quella lesione. È chiaro che picchiando su una superficie liscia, estesa, grande, il corno tiroideo qui è protetto, diciamo, è nascosto, per cui non si sarebbe potuto rompere. Ci voleva un qualcosa di appuntito, insomma, di sporgente. Ma un'eventuale collisione contro un corpo solido di forma allungata sì, certamente interessando un'area ben localizzata e concentrata del collo e senza la necessità che per produrre una frattura fosse indispensabile esercitare una forza progressiva. Cioè, insomma, dice Micheli, se cadendo Narducci avesse picchiato il collo su una sporgenza, si sarebbe potuta produrre quella frattura. Qui c'è anche il discorso della forza progressiva, perché poi lo vedremo meglio, ma Pierucci e i consulenti della famiglia della moglie di Narducci avevano detto che quel tipo di frattura non poteva essersi prodotta per un urto così istantaneo, ma ci doveva essere stata una forza progressiva durata diversi secondi, come in uno strozzamento. Ora io non so in base a quali considerazioni avevano fatto questa affermazione, però insomma questa era l'idea. Comunque in ogni caso che ci fosse stato bisogno di una forza istantanea o progressiva per determinare questa frattura, nella descrizione che dà Micheli di questa possibilità, diciamo che non è plausibile, è improbabile che Narducci avesse picchiato il collo proprio questo punto del collo preciso. Cioè avrebbe potuto picchiare la testa, la fronte, che ne so, qualcosa di più esposto, ma proprio questa zona così, sì, è possibile, ma è molto improbabile. Per cui è una soluzione abbastanza improponibile e diciamo la verità che nella sentenza altre proposte di Micheli non ce ne sono, o questa o lo strozzamento. Ma c'è da dire che anche lo strozzamento ha i suoi problemi, perché uno strozzamento, strangolamento, quello che si vuole, avrebbe dovuto produrre danni ben maggiori. Cioè in tutta la struttura del collo fu trovata solo quella piccola fratturina della cartilagine, tutto il resto era assolutamente intatto. Può anche succedere forse che, però insomma uno bisognerebbe che per strozzare una persona si mettesse lì con i pollici a premere solo su quella parte lì. È una cosa un po' improbabile, cioè se uno viene strozzato, viene strangolato, sono un po' tutte le strutture del collo che subiscono dei danni. In effetti, se si va a leggere un testo di medicina legale, Asfissie meccaniche violente, di Giancarlo Umani Ronchi e Giorgio Bolino, vi si trova questa frase: il riscontro di un'unica frattura di un corno tiroideo superiore in assenza di altri segni lesivi a carico delle strutture del collo, assume scarso valore diagnostico. Cioè non è una prova praticamente di strangolamento. Abbandoniamo adesso le ipotesi di frattura avvenuta in vita e vediamo le possibilità che Micheli elenca nella sua sentenza di una frattura avvenuta post mortem. Allora, prima di tutto,
e questo fu ventilato dai consulenti della famiglia Narducci, c'era anche la possibilità che fosse stato l'intervento del professor Perucci di dissezione della zona a determinare questa frattura. E questa possibilità era anche così accentuata dal fatto che a una prima radiografia questa frattura non venne rilevata, per cui si ventilava questa possibilità. Però una possibilità abbastanza remota, perché il professore, che era un esperto, insomma uno di quelli in gamba, aveva adottato tutte le precauzioni possibili. Lo affermò un tecnico di laboratorio, la dottoressa Barbara Cucchi, il 31 marzo 2004. Questa operazione venne fatta in un incidente probatorio, con la presenza naturalmente di tutti i consulenti delle varie parti. Sentiamo cosa disse questa dottoressa. L'operazione è stata condotta dal professor Perucci in maniera professionale e ineccepibile e nessuno dei presenti al momento ha avuto da ridire sull'operato svolto. Una volta posta in evidenza la parte interessata, il professor Perucci ha estratto la cartilagine tiroide, stando ben attento a non toccare i corni della stessa. Preciso ancora che il professor Perucci ha scarnificato completamente la cartilagine tiroide estraendola con molta cautela e facilità, senza toccare minimamente i corni della stessa. Una volta estratta la parte veniva mostrata ai presenti, i quali non hanno fatto alcuna osservazione. L'operazione è durata circa 3 ore, data l'estrema cautela impiegata dal professor Perucci. Quando lo stesso ha mostrato la cartilagine prima descritta, ben scarnificata, ha evidenziato la linea di frattura esistente nel corno superiore sinistro e nessuno ha obiettato nulla, né sulla parte né sull'operato del professore. Per cui sembra proprio che questa eventualità che fosse stato Perucci a provocare questa frattura si possa escludere. Nella sentenza Micheli si trova un'altra possibilità, questa venne ventilata dai professori Torre e Balossino, che erano i consulenti di parte per la famiglia Narducci. Questa eventualità riguardava le modalità di recupero del cadavere e le successive manipolazioni. Chiunque abbia consuetudine coi cadaveri sa quanto essi siano difficili da maneggiare. Un modo idoneo ed efficace per spostarli, anche soltanto metterli in cassa, è che di 2 persone una afferri il morto per le caviglie, l'altra per il collo, sotto la mandibola. Qui c'è un'ottima presa ed è una presa che agisce su di una regione anatomica e con modalità analoghe alle manovre di strozzamento o strangolamento effettuate sul vivente. Non dimentichiamo tra l'altro che il nostro morto del lago non fu semplicemente spostato, fu caricato a bordo del natante dei carabinieri, operazione che comporta trazioni ed afferramenti di notevole violenza. Ma allora anche questo qua non pare che sia uno scenario proponibile, perché insomma io penso che un corpo inanimato uno lo prende per le caviglie e l'altro lo prende per le ascelle, non lo prende per il collo. Per il collo magari questo rischia di girarsi, no? Uno lo prende per le ascelle. Invece Micheli batté sul tasto della cravatta. Una cravatta che, ricordo, fu trovata al collo di Narducci fuori dal colletto della camicia, proprio stretta attorno al collo. Il collo era molto gonfio e la cravatta lo stringeva tantissimo. Sentiamo cosa scrisse Micheli. Non va dimenticato inoltre che il cadavere rinvenuto il 13 ottobre 1985 aveva la più volte menzionata cravatta, rimasta impressa nella memoria di vari testimoni e concordemente descritta come assai serrata. Come si può escludere che la frattura del cornetto sinistro della tiroide sia derivata da quella? Vuoi perché rimaste a cingere il collo mentre cominciava a gonfiarsi, vuoi magari perché afferrata anche per pochi attimi da chi stava esercitando una notevole forza di trazione, per rendere possibile l'imbracatura del corpo, per sistemarlo sul telo parimenti descritto dal baiocco, o per riuscire direttamente nell'intento di sollevare il corpo stesso dalla superficie del lago e sistemarlo sulla barca dei soccorritori. Insomma, dice Micheli che qualcuno potrebbe aver afferrato questa cravatta che avrebbe stretto il collo e avrebbe provocato la rottura di questo cornetto. E in effetti la cravatta stretta attorno al collo c'era. L'appuntato di polizia Paolo Gonnellini il 22 ottobre 2003 così la descrisse. Stretta al collo, l'uomo aveva una cravatta scura che si trovava al di fuori dei colli della camicia.
Ma però anche questa eventualità, allora innanzitutto, ma insomma che un corpo venga tirato su per la cravatta è anche una questione di rispetto per il corpo stesso. Io non credo che fosse stata fatta un'operazione del genere, però anche se fosse stata fatta, io penso che difficilmente la pressione della cravatta avrebbe potuto interessare il corno tiroideo, perché è in una zona che è un po' fuori, cioè in una zona laterale ma infossata, un po' sul davanti. Lateralmente c'è il muscolo sternocleidomastoideo molto resistente. Io penso che la cravatta, se fosse stato tirato sul cadavere per quella cravatta, avrebbe stretto proprio questi due muscoli qua, i muscoli sternocleidomastoidei e non il corno. Poi c'è da dire anche che il modo in cui venne recuperato il cadavere esclude questa eventualità. Questo modo fu descritto dal pescatore Ugo Baiocco in sede di incidente probatorio il 17 marzo 2006. I carabinieri avevano un telo, poi con dei bastoni, le guardie da una parte e i carabinieri dall'altra, gli hanno passato sotto al corpo questo telo. Questo quando il cadavere era in acqua. Il cadavere era in acqua, hanno passato con dei bastoni il telo sotto il corpo, dicendo in gergo dialettale imbracato, come si può dire, e poi lo hanno tirato su col telo, non lo hanno preso mica a mano. Poi, una volta a bordo, il corpo fu adagiato su una barella e di lì in avanti nessuno lo prese più per la cravatta, venne semplicemente spostato con questa barella. In ogni modo, questa cravatta porta sulla buona strada, perché la cravatta era proprio, siccome era fuori dal colletto della camicia, era proprio lì. Cioè la cravatta stringeva proprio la zona del corno tiroideo. Insomma, la cosa un po' fa pensare, no? Allora, vediamo un po' questa cravatta com'era. Ci sono varie testimonianze che ce la descrivono come molto stretta attorno a un collo molto gonfio. Paolo Gonnellini, 11 giugno 2002. Quello che mi colpì del cadavere fu la cravatta stretta al collo, con il classico nodo al di fuori del colletto di camicia, proprio sotto il mento. Il maresciallo di polizia Pietro Bricca, 11 giugno 2002. Quello di cui sono assolutamente certo, e lo ribadisco perché ho davanti ancora l'immagine di quel corpo, è che attorno al collo, sopra la camicia, aveva una cravatta molto stretta al collo, tanto che io pensai che il colore scurissimo del volto dipendesse dalla strozzatura della cravatta. Il professor Antonio Morelli, 28 febbraio 2003, portava una camicia con una cravatta che lo stringeva molto al collo, divenuto edematoso e cianotico. Andrea Ceccarelli, cognato di Pierluca Narducci, 18 aprile 2005. Il collo era gonfio e stretto da una cravatta. Giancarlo Papi, fotoreporter del Messaggero, 23 novembre 2005. La testa e il volto del cadavere era molto gonfio e scuro. Anche il collo era particolarmente gonfio e mi sembra che avesse qualcosa al collo che stringeva. Allora, questi dati che dimostrano assolutamente in modo incontrovertibile che quando fu recuperato questo corpo c'era una cravatta che stringeva al di fuori del colletto della camicia, stringeva moltissimo il collo che era molto gonfio. C'è un dato che ci dice che nell'ispezione del cadavere della dottoressa Seppoloni questa cravatta non c'era più. Infatti si nomina un giubbotto marrone, dei jeans, una camicia e delle scarpe marroni. Niente cravatta. Ma perché? Perché quella cravatta era stata tagliata. Cioè, durante anche l'intervento della dottoressa, i vigili del fuoco avevano tagliato un po' di vestiti al cadavere perché dovevano appunto facilitare l'ispezione da parte della dottoressa. Sentiamo le dichiarazioni della dottoressa Seppoloni, che ricordo era una dottoressa di base, non era una specialista, non era un medico legale, insomma, che invece avrebbe dovuto essere chiamato, fu chiamata una dottoressa di base. Queste le sue dichiarazioni a Mignini il 24 ottobre 2001. Ricordo che il cadavere del dottor Narducci non poteva essere spogliato perché gli abiti erano del tutto attaccati. Ma i vigili recuperarono delle forbici e con questo attrezzo iniziammo a tagliare i vestiti, non completamente.
Ricordo che scoprimmo quasi tutto il braccio sinistro, una parte del braccio destro, parte del torace salvo le spalle, il collo e poi abbassammo leggermente i pantaloni verso il basso, poco sotto l'ombelico di circa un paio di centimetri, perché i pantaloni non andavano giù. Allora, su questa sua testimonianza, la dottoressa Seppoloni non si ricordava di una cravatta. Evidentemente la cravatta era stata tagliata prima che lei mettesse gli occhi sul cadavere, perché tutti avevano detto che ce l'aveva. La dottoressa disse anche che il vigile che tagliava i vestiti aveva difficoltà a compiere la sua operazione per via del gonfiore del corpo. Ma allora, questo vigile che era lì a tagliare i vestiti di Narducci, come poteva aver tagliato quella cravatta? Diamo un'occhiata a questa clip che è stata realizzata appositamente da un'amica di Leonardo Settimelli, il mio collaboratore, l'animatrice Gaia Bracco, che gentilmente ci ha prodotto questo clip. Vediamolo. Allora, presumibilmente questo vigile, diciamo 9 su 10, era un destrimane e aveva messo la mano sinistra al collo di Narducci, con il pollice che era andato sotto la cravatta per fare spazio alle forbici. Ecco, ora nel giudicare questa foto si deve tenere presente che non è stato possibile stringere la cravatta come doveva essere stretta quella attorno al collo di Narducci e si deve pensare che quel dito che si vede dovette affondare nelle strutture del collo molto profondamente, per qualche centimetro, per poter fare spazio alle forbici che dovevano infilarsi sotto la cravatta. Ora, se si va a vedere, questo pollice è proprio nella posizione dove c'era il corno superiore sinistro della cartilagine tiroidea. Era proprio in quella posizione. La cravatta era o di pelle o di cuoio. Furono i due testimoni a dirlo, Morelli e Tomassoni. La cravatta era di pelle o di cuoio, per cui era, diciamo così, più difficile tagliarla, più resistente di una cravatta di stoffa. Per cui si presume che quel vigile avesse dovuto tenere il dito premuto a lungo prima di riuscire a tagliare questa cravatta. Pigia pigia, la cartilagine di Narducci, ricordo che la cartilagine è molto flessibile di per sé, però via via che aumenta l'età della persona si calcifica. E questa calcificazione comincia abbastanza presto, cioè in un uomo di 36 anni come era Narducci, la calcificazione era già iniziata, per cui non era così elastica da reggere quella pressione e a un certo punto si fratturò. Ecco, questo scenario, avevo parlato della questione di una pressione non istantanea ma progressiva che era richiesta dal professor Pierucci per questo tipo di frattura, ebbene, se il vigile fece l'operazione così come ho raccontato, la pressione fu esattamente quella che Pierucci riteneva fosse necessaria. Leggiamo quello che disse Pierucci nell'udienza preliminare del 3 giugno 2009. Vista la costituzione cartilaginea, osteocartilaginea, in un soggetto relativamente giovane, perché si verifichi una frattura è da presumere che la forza si sia esercitata in una maniera non istantanea, ma per un brevissimo periodo, sicuramente dell'ordine di secondi, ma con il punto di applicazione della forza sempre nella stessa area, o meglio areola, e con una intensità crescente. Il dito del vigile che premi per allontanare la carne dalla cravatta. Io insieme con il professor Bacci, consulente per la famiglia della moglie, della vedova, avendo affrontato questo punto, siamo arrivati alla conclusione che per poter esercitare quel tipo di frattura non è sufficiente ipotizzare l'intervento di una forza istantanea, ma è necessaria una graduale e crescente applicazione della forza e su questa base abbiamo concluso secondo le nostre considerazioni. Allora, la fortuna vuole che questa scena, probabilmente proprio questa scena, viene descritta nella sentenza Micheli. Viene descritta in modo indiretto attraverso un'intercettazione telefonica tra un'imputata, la signora Adriana Frezza, suocera di Pierluca Narducci, il cui figlio era Ceccarelli che abbiamo letto prima. Questa signora parlava con una sua amica, la signora Teresa Miriano, e parlava del figlio Andrea Ceccarelli, che era presente sul molo. E così si espresse la signora Frezza. Ma Andrea
si ricorda tutto, però, si ricorda perfino che quando l'hanno tirato su, gli hanno tagliato la cravatta e ha buttato fuori delle cose dalla bocca. Ecco, io vedo, mi immagino che il vigile sia lì che pigia sul collo, il collo pieno di liquido, e il liquido, per la pressione esercitata, esce dalla bocca. Secondo me è un'immagine che si adatta magnificamente alla situazione che ho descritto. Allora, naturalmente la mia è un'ipotesi, io credo che questo vigile che effettuò il taglio dei vestiti di Narducci non sia mai stato interpellato. Io nella documentazione che ho trovato, io l'ho letta, ho letto tante cose, io non ho mai sentito parlare di un sit del vigile che effettuò questo tipo di operazione. Io penso che sarebbe stato abbastanza opportuno andarlo a sentire, no? Cioè, tutti questi professoroni, no, che hanno discusso chissà per quanto tempo di questa frattura, quella possibile che a nessuno sia venuto in mente che poteva esserci stata questa operazione ad aver rotto questo cornetto. E io penso che insomma ci si sarebbe dovuto pensare. Poi magari non è andata così, però era una cosa da verificare. A questo punto io penso che tutti quelli che vanno a intervistare inutilmente testimoni che non hanno niente da dire, hanno poco da dire, forse qualcuno di questi, non è il mio mestiere quello di andare a cercare testimonianze, non sono capace, non è il mio mestiere, però potrebbero andare a cercare questo vigile. Cioè, questo vigile avrà avuto un nome, io non so, era l'85, quanto sono passati? 35 anni, 37 anni, magari è ancora vivo, in pensione, magari era un giovane di 20 anni, 25, è tranquillamente interrogabile, consultabile. Si potrebbe andare a cercare questo vigile e chiedergli: ma quando hai tagliato la cravatta al cadavere che era sul molo, come hai fatto? Allora, se le cose fossero andate come io ho descritto, arriveremmo a una conseguenza, diciamo così, dirompente per l'inchiesta sul presunto omicidio di Narducci, che quel cadavere sul quale venne provocata questa frattura al momento del taglio dei vestiti, della cravatta, e quel cadavere era esattamente il cadavere che poi venne trovato nella bara di Narducci al momento dell'esumazione, perché quella frattura era ancora lì. Per cui la storia del doppio cadavere andrebbe a cadere. Una storia del doppio cadavere che francamente a me ha sempre lasciato molti dubbi. Per il momento vi saluto.